Alle mie spalle un bellissimo viale dei Cipressi che ci rievoca il famoso viale Bolgherese. Qua siamo all'azienda agricola Giovanni Chiappini. Giovanni Chiappini negli anni 50 si trasferì, un marchigiano trapiantato a Bolgheri, dove ha dato vita a un'azienda agricola che oggi fa vino famoso in tutto il mondo. Qua troviamo sia Giovanni che Martina, li andiamo a conoscere. Stiamo entrando nel cuore dell'azienda. Qua abbiamo dei filari di Cabernet Franc appena vendemmiato, mentre alle spalle troviamo Castiglioncello di Bolgheri, il luogo simbolo di questo territorio, dove sono state piantate le prime vigne di Sassicaia, il vino che ha lanciato Bolgheri nel mondo. Ora andiamo a cercare Giovanni, che sicuramente è qua in mezzo a questi vigneti per farci raccontare un po' la storia. Sto cercando Giovanni, ma non riesco a trovarlo. Però ho sentito il trattore, forse sta arrivando. Eccolo. Ciao Giovanni. Ciao, buongiorno, che piacere vederti. Una volta, tempi passati, si aspettavano col calesse le belle signore, adesso tempi moderni anche col trattore. Bene, bene. La prossima volta mi porti a fare un giro. Come no, volentieri. Senti, ma questa vendemmia appena fatta? Allora, ora non è un modo retorico di dire, però diciamo è stata un'ottima vendemmia veramente. C'è stata la quantità giusta, ma soprattutto un'alta qualità dell'uva. Adesso in cantina stiamo ancora svinando, però insomma le prerogative base ci sono tutte per un'ottima qualità. Quest'anno si parla di un Gran Merlot. Sì, è stata proprio un'annata da Merlot, principalmente, perché è stato caldo, però comunque è piovuto molto in maggio, quindi le piante hanno continuato a avere la giusta quantità di umidità nel terreno, poi è piovuto di settembre, comunque un grande Merlot, sì. Tu hai 21 ettari, vero, in totale? Sì, qui sulla Bolgherese, diciamo, dove siamo noi, 21 ettari. Poi ho un appezzamento al Guado dei Gemoli, poi alle Ferruggine, in totale una trentina di ettari di terra. Principalmente Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon, poi ultimamente si sta piantando Franche, poi un Merlot, un po' di Petit Verdot, un po' di Syrah. E io sono uno dei pochi, insomma, che avere anche qualcosa di Sangiovese. Ecco. E Vermentino per quanto riguarda Il bianco. il bianco, sì. La vostra è una storia tra le più antiche, si può dire, a Bolgheri, perché comunque siete arrivati qua negli anni 50 Sì. e poi avete avviato Sì, l'azienda no, vitivinicola. si può ripartire in due fasi questa storia. Diciamo, 53 quando venimmo, io ero piccolissimo con la famiglia, non solo la famiglia Chiappini ma anche altri, eravamo qui a Bolgheri credo una sessantina di famiglie venute tutti nello stesso anno e tutti nella stessa zona. E la prima fase, diciamo, è stata quella delle ortive, gli ortaggi. Facevamo anche vino come tutti i contadini, diciamo, soprattutto vino da tavola, vino sfuso, e questo è andato avanti fino agli anni 80. Dopo c'è stata la crescita dell'immagine e dell'interesse anche commerciale del vino di Bolgheri, quindi io ho avuto la fortuna, lungimiranza, non so, quindi ho acquistato nel 78 i primi 2 ettari di terra qui in località Le Grottine, qui a 100 metri, e da lì è nato, diciamo, l'azienda come la vediamo oggi. Primi 2 ettari, poi altre acquisizioni, 2 ettari, ancora 3, 5, 7 fino ad arrivare alle dimensioni attuali. All'epoca, nel 78, erano terreni incolti, quasi, c'erano solo gli ulivi e niente altro. Tanta frutta, pesche. Sì,
Sì, poi c'è stato il boom, ma è durato poco, della frutta, quindi pesche, susini, albicocche, che poi sono state soppiantate dalle viti. Ecco, dove adesso vedete le viti c'erano frutteti, piantati in quegli anni. Poi c'è stata l'evoluzione del vino e quindi anche io ho avuto appunto la fortuna, diciamo, di avere il terreno in questa zona che è fra le più vocate di Bolgheri, diciamo, e quindi ho utilizzato queste caratteristiche del terreno per fare vini di qualità, ecco, come nello stile delle altre aziende di Bolgheri. E poi c'è un'ispirazione importante, no? Poi di fronte abbiamo il poggio di Castiglioncello col castello, dove dietro c'è, insomma, la vigna storica di Sassicaia, insomma. Quindi tra l'altro è interessante la storia, ma anche molto bello da vedere, insomma. Quando ero ragazzino ci andavo a fare funghi a piedi, quindi lo conosco un po', insomma. Poi vorrei far vedere la scritta nella maglietta di Chiappini, perché è fondamentale. La terra vale quanto chi la lavora, perché questa è una massima tua, Giovanni, vero? Diciamo, qui c'è la sintesi del mio pensiero sul valore, ma non tanto il valore commerciale, venale del terreno, ma il valore reale. Cioè, cosa vuol dire questa scritta? Che un terreno, se coltivato bene, direttamente o con dipendenti, non è questo il punto, e quindi da vivere a una comunità, a una famiglia, ha un grande valore. Se è un ottimo terreno, bello, però non coltivato bene, non vale niente, ecco. Quindi è sganciato dal valore venale, è diventato un po' un... Subentrato il business. Il business, ma anche lo status symbol, no? Cioè avere la vigna Bolgheri è come avere il Rolex, insomma, ecco, tanto per fare... Senti Giovanni, ma tu una volta, quando ci siamo visti, ci siamo conosciuti da tanto tempo e poi abbiamo fatto diverse interviste insieme, sono rimasta colpita sempre dal fatto che tu conosci molto molto bene la tua terra, i sassi e tutte le zone che ci sono. Sì. Ci racconti un po' il terreno? Dunque, io lo conosco bene perché avendo adesso, data l'età, insomma, lavoro fisicamente molto meno, ma insomma l'ho lavorata fisicamente. Io potrei dire su quel filare di ulivi, quanti ulivi mancano, quanti ci sono, le caratteristiche così della vite. Proprio questo è dovuto non da un superpotere, diciamo, mio, ma dalla esperienza. Ecco. Comunque, venendo alla domanda, il terreno di Bolgheri è molto particolare perché la zona è piccola, però è molto vario il terreno. Allora, dove siamo noi qui, ad esempio, abbiamo il monte davanti, quindi più si sale verso il monte e più c'è argilla in superficie, diciamo. Mano a mano che si scende verso valle, l'argilla è più profonda e quindi cambia. Poi è un po' come un sandwich, quindi argilla, poi tutti strati alluvionali, che sono terreni alluvionali di 20-30 centimetri, che so, di limo, sabbie, argille miste, sassi. E questo sandwich poi non è regolare, è un po', sono tutte strisce di 100-150 metri di ampiezza che scendono dal monte in obliquo verso il mare. Ad esempio, dove siamo noi in questo momento è principalmente, che sono 50% di argilla, 50% di limo, di sabbia, poi sassi. Poi magari se si va più avanti si trova una striscia con la preeminenza di sabbie e meno sasso, oppure il contrario. Comunque, ecco, un po' come... Diciamo che il Cabernet qua trova il suo... Sì, il Cabernet qui trova il suo habitat, diciamo, le caratteristiche più importanti, perché comunque sono terreni asciutti però non aridi, proprio perché in profondità c'è l'argilla, quindi quando io ad esempio non irrigo, mai irrigato le vigne. Quando la radice riesce ad arrivare all'argilla, a raggiungere l'umidità dell'argilla, gli basta per vivere, diciamo. Poi noi facciamo, come del resto la zona, basse rese per vite, quindi per etro, quindi non c'è bisogno di una vigna che sia rigogliosa, ecco. Ma c'è bisogno di una pianta equilibrata. Ok. Tu hai piantato proprio le vigne qua? Sì, queste l'ho piantate tutte io, sì, dalla prima all'ultima.
quindi ora più o meno Anche hanno fisicamente, alcune... una quarantina d'anni. Sì, le prime, sì, fine anni 80. Quindi. E il rispetto del territorio è tutto, Giovanni, no? Qua vediamo questi ulivi che hai mantenuto Sì. per una filosofia precisa. Sì, questo è, diciamo, il vecchio appoderamento mezzadrile toscano, insomma, del centro Italia, quindi filari di olivi con seminativi. Adesso io, chiaramente, i seminativi sono diventati vigneti e gli ulivi storici li ho lasciati tutti per un senso di rispetto dell'ambiente, della tradizione, della bellezza del territorio, non dal punto di vista economico, l'ulivo Certo. insomma è poco interessante. Ecco. Questa è prima di tutto un'azienda familiare, quindi accanto a Giovanni andiamo a conoscere anche la nuova generazione, Esatto. Martina e Lisa. Sì, Martina che è la figlia più grande che si occupa a tempo pieno dell'azienda, soprattutto la parte commerciale dell'immagine, insomma è il futuro. Martina, Elisa è più piccola, quindi si occupa a tempo parziale dell'azienda anche lei. Comunque il futuro è loro, io sono... Stai facendo un passetto un indietro. passettino indietro. Ecco, questa... Andiamo Giovanni. Prima di assaggiare i vini facciamo due chiacchiere con Martina, qua davanti alla cantina. Martina è la figlia di Giovanni, quella che da più tempo segue l'azienda insieme alla sorella Lisa più piccola. E Martina, Giovanni è una personalità abbastanza forte, insomma, com'è stata per una figlia e poi femmina entrare dentro a questo sistema? Allora, il mio ingresso è stato praticamente naturale. Io ho iniziato a aiutare il babbo in azienda sin da piccola, insomma da quando studiavo, nei ritagli degli studi. Poi quindi inizialmente era un po' un aiuto, un passatempo, poi ora è diventato un lavoro vero e proprio. Io qui in azienda mi occupo principalmente della parte commerciale, ma non solo. La nostra è un'azienda familiare, quindi l'azienda siamo noi, quindi quando la famiglia ha bisogno a volte vado a aiutare negli imbottigliamenti, visite in azienda. Ecco, facciamo... Un impegno a 360 sì, gradi. Sì, esatto. Ma poi si sente spesso dire che nelle famiglie, insomma, quando i figli subentrano ai padri c'è sempre un po' di difficoltà. Vabbè, per chiaro. te com'è stato? Vabbè, non è stato semplice. Allora, premetto che io sono subentrata, ma il babbo, insomma, c'è sempre. Lavoriamo insieme sinergicamente. Chiaramente, come in tutte le migliori famiglie, siamo due generazioni diverse, quindi spesso ci sono dei contrasti. Ma credo che insomma alla fine siano sempre costruttivi da ambo i lati. Mia sorella Lisa, la più giovane, ha ben 10 anni meno di me, lei ha una visione forse ancora più moderna rispetto a me, quindi lei è un po', diciamo, l'artista di casa. Quindi... Anche perché è architetto? Sì, Lisa è architetto, ha fatto un'esperienza all'estero, ora è rientrata in azienda e sta dando, secondo me, un'impronta molto più internazionale e moderna all'azienda, senza però dimenticarsi di quella che è la nostra storia, la nostra tradizione. Infatti l'azienda è tra le più storiche di Bolgheri e lo dimostra anche il fatto che Martina è stata rinnovata nel consiglio ad hoc Bolgheri, che ha appena appunto fatto le nuove cariche ed è la più giovane consigliera donna. Sì, sì, sono... Quindi diciamo c'è stato anche il debutto in società in maniera ufficiale. Sì, anche quello è stato un po' un subentro. Prima diciamo nell'era incisa della Rocchetta c'era il babbo, nel CDA ora ci sono io, un consiglio tutto al femminile e che donne, insomma, quindi poi siamo in un momento storico in cui Bolgheri è in un bel momento storico. È un momento magico, insomma, ci sono state due annate, la 2015 e la 2016, che sono state riconosciute in tutto il mondo. Già prima vini come Sassicaia, Masseto erano importanti, però ora anche i punteggi, insomma, sono stati
particolarmente fortunati. Sì, ecco. una proclamazione proprio del nostro territorio, il territorio proprio inteso in toto. Ecco. Questo fa bene a tutti, Certo, insomma, dai grandi ai piccoli certo, produttori. certo. E invece la tua impronta, diciamo, un po' più innovativa, cioè come vedi il futuro dell'azienda, come quello che dove vorresti puntare, se hai degli obiettivi anche sul vino? Sì, allora, i miei obiettivi sul vino, diciamo, sono quelli, chiaramente, come dicevo prima, mantenere la filosofia aziendale che è sempre stata, diciamo, quella di mio padre, quindi un tipo di agricoltura con la A maiuscola, cioè in cui si pensa molto alla terra, ai vini sempre più naturali possibili, cioè nel senso proprio vero, cioè ecco, lavorando molto in vigna, ma dal punto di vista anche proprio degustativo, se così posso dire, vini facili anche da bere. Per facili intendo vini con una beva, con una grande freschezza, vini sì di struttura, eleganza, ma molto femminili, ecco, se così posso dire. Il concetto è che un vino è buono quando la bottiglia è finita, insomma si finisce bene, e questa è un po' la mia filosofia. Tra l'altro, insomma, avrai tantissimi progetti, no? Perché comunque si parla sempre di Bolgheri come di una storia recente, nel vino ma anche nell'accoglienza, no? Certo. Perché questa cantina dimostra che stai andando avanti. Certo, forse il mio progetto più importante è l'apertura dell'azienda. Azienda in toto, quindi sì, le visite in azienda ma anche la parte ricettiva. Per noi l'accoglienza è un aspetto molto importante e è un aspetto che si può sviluppare ulteriormente. Quindi insomma sì, ben venga l'apertura, il nostro cancello in fondo da dove siete partiti è praticamente sempre aperto, anche per far capire che tutti possono entrare in azienda. È anche giusto, secondo me è anche proprio cambiata l'approccio del consumatore, cioè la bottiglia di vino sì è importante, ma è importante anche capire chi c'è dietro e dove viene fatto, diciamo. È legato magari a un percorso emozionale, Certo. ma non solo, no? Perché comunque tu qua hai all'agriturismo, Sì. dove vengono tanti anche sportivi, Sì. ciclisti, che poi fanno degustazioni. Sì, abbiamo negli ultimi anni appunto l'enoturismo, il turismo in generale, insomma qui a Bolgheri è cresciuto, noi siamo forse una delle strutture più storiche qui a Bolgheri e siamo aperti per tutto l'anno. È possibile in tutto l'anno venire sia a fare degustazioni che a fare visite, ma anche a fare percorsi del gusto, soggiornando proprio qui in azienda per vivere proprio in toto quella che è la nostra realtà, la nostra azienda. Bene, a questo punto siamo tutti curiosi di assaggiare i vini, che Certo. ce li racconterai, insomma, chi meglio di te. Come dico sempre io quando faccio le visite con i miei ospiti, andiamo nella parte più gustosa del tour. Siamo in cantina, finalmente, ad assaggiare questi vini dell'azienda. Questo è il vino più rappresentativo, Martina, no? È il Bolgheri Superiore Guado de Gemoli, un vino che nel tempo vi ha dato ha fatto raggiungere dei grandi traguardi e tanta soddisfazione. Sì, il Guado de Gemoli è il nostro portabandiera, è il nostro vino di punta, è l'unico Bolgheri Superiore che facciamo e è il vino che sin da subito è stato scelto come
quello appunto che dovesse meglio rappresentare l'azienda e la nostra visione delle annate e di Bolgheri. Infatti il Guado dei Gemoli è appunto quello che riteniamo la nostra interpretazione dell'annata, infatti è un taglio di Cabernet Sauvignon per la maggiore e Merlot, però nelle ultime annate abbiamo scelto di aggiungere un po' di Cabernet Franc per dare un po' di freschezza e un po' di quella facilità di beva che ti dicevo prima. Il Cabernet Franc ora qui a Bolgheri è una varietà che ci sta dando molta soddisfazione e ecco perché insomma abbiamo scelto di introdurlo nel nostro Guado dei Gemoli. Guado dei Gemoli fa affinamento in barrique per circa 20 mesi, barrique francesi. Generalmente cerchiamo di dosare il legno con l'età del legno, quindi non solo legno nuovo, ma in genere un 50% legno nuovo e 50% legno di secondo passaggio. Assaggiamo due annate, la 2006 e la 2015, in particolar modo la 15 viene considerata una bellissima annata qui a Bolgheri. Sembrano due vini diversi, però in realtà è lo stesso vino visto, diciamo, da due diverse generazioni, ecco, se così possiamo dire. La vecchia etichetta, l'etichetta con cui appunto questo vino è nato, e la nuova, ecco, il nostro imprint attuale. In cui tu e Elisa avete avuto un ruolo, esatto. Avete giocato un ruolo importante. Sì, esatto, ecco. sia nello stile del vino che anche proprio nell'immagine, ecco. Poi tra l'altro la 2015 a Bolgheri, insomma, è un'annata che si pregia di portare Sassicaia come primo vino al mondo, e io trovo tra l'altro una delle mie annate preferite perché c'è una freschezza importante. Sì. E che si riscontra un po' in tutti i bolgheresi. Esatto, sì, la 15 ma anche la 16, insomma ne vedremo delle belle, ecco. Nel calice Guado dei Gemoli 2015, Bolgheri superiore dell'azienda. Ha un olfatto molto interessante. Questo vino, io apro una parentesi perché è un vino che mi è piaciuto subito dal primo assaggio e lo considero un vino cresciuto nell'azienda e che ha raggiunto un equilibrio e un livello veramente molto molto importante. All'olfatto troviamo dei tratti mediterranei molto, molto territoriali, quindi sia il rosmarino che la salvia, ma soprattutto il frutto è quello che la fa da padrona. Un bel frutto maturo, di ciliegia, che si sprigiona nel bicchiere con grande intensità. In bocca si allarga, si stende, è un vino che riempie e che denota appunto quella freschezza di cui parlavo prima, una freschezza che assicura una grande longevità al vino insieme al tannino che è abbastanza uniformato in questa fase e ben integrato nel bicchiere. Una grande beva, un vino che mostra tratti di eleganza e di finezza di livello. Martina oggi ci ha fatto un regalo, ci ha aperto anche un Guado 2006. Qualche settimana fa abbiamo fatto una verticale di 20 anni del Bolgheri superiore, abbiamo trovato un vino in perfetta forma, anche in annate ben più vecchie. E quello che ci colpisce anche in questo calice è questa compostezza e questa presenza di frutto ancora ben vivido, se ben evoluto rispetto alla 2015. Quindi un approccio al naso subito invitante e gustoso, insomma, quasi croccante a tratti. In bocca un sorso ancora snello,
che procede sul palato e persiste, non ha una chiusura rapida. E questo fa capire appunto che è un vino di grande, che può andare avanti ancora degli anni, comunque di grande longevità, di grande intensità, di grande copertura. Un vino che ci emoziona in bocca ancora oggi, che siamo nel 2019, è un vino che si ricorderà, insomma, un vino che ancora chi ce l'ha in cantina fa bene a berlo. Siamo arrivati alla fine, ringraziamo i Chiappini per l'ospitalità, per questi vini e buon vino a tutti. Buon vino a tutti e vi aspettiamo in cantina, veniteci a trovare a Bolgheri. Sono Martina Chiappini, lavoro qui non so da quando, il mio ingresso qui è iniziato ai momenti dello studio, quando ancora facevo l'università aiutavo il babbo. Ora mi occupo della parte commerciale, delle visite in azienda, ma non solo, di tutto quello che c'è da fare, di tutto quello che l'azienda e la famiglia ha bisogno. La nostra è un'azienda familiare, è un'azienda fatta dalla nostra famiglia, è un'azienda fatta da noi, da delle persone. E siamo qui a Bolgheri comunque dal 78, anno in cui mio babbo ha acquistato il primo appezzamento dagli Antinori. Credo che in quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare, lui compreso, che Bolgheri e soprattutto questa parte di Bolgheri sarebbe diventata quello che è adesso. E il nostro vino di punta è il Guado dei Gemoli, che è il vino con il quale cerchiamo di rappresentare la nostra realtà e la nostra visione, la nostra interpretazione dell'annata.